Oggi studieremo un caso importantissimo. Il caso Sgarbi. Conoscete tutti il caso Sgarbi, il critico d'arte che da mesi è finito al centro delle attenzioni per il dipinto del pittore senese Rutilio Manetti, rappresentante proprio la cattura di San Pietro, un quadro del Seicento trafugato dal castello di Buriasco in Piemonte, sembra nel 2013 e riapparso poi a Lucca nel 2021, come inedito di proprietà proprio dello stesso Sgarbi. Nell'opera esposta alla mostra in Toscana c'è però una fiaccola che nelle foto dell'originale non è presente e garantisco che l'artista Manetti non avrebbe mai inserito una fiaccola o una candela in una sua opera dando un valore così insignificante a quella luce. Dal 1615 Manetti si avvicinò al naturalismo caravaggesco, entrando forse in contatto durante un suo viaggio a Roma. Creava, oltre a soggetti religiosi, anche tele con temi tipici dei caravaggeschi, come per esempio banchetti e concerti. Tutta la pittura a lume di candela nel Seicento divenne un genere apprezzatissimo presso collezionisti anche molto altolocati, assumendo un ruolo importantissimo. Facendo un passo indietro, siamo però spesso portati a dimenticare che la luce elettrica ha fatto la sua comparsa nella storia intorno alla fine dell'Ottocento e nel 1825 fra tutte le città fu Parigi, chiamata appunto la Ville Lumière, la prima a dotare le sue strade e le sue piazze di lampade pubbliche, anche se erano però a gas. Mentre nei secoli precedenti la luce era garantita da torce, da bracieri, da candele, da candelabri. Per costruire i loro effetti di luce, i caravaggisti usavano proprio delle candele che spesso entravano a far parte del dipinto stesso, concentrando l'effetto luminoso su visi e sui corpi, molto di più di quanto avrebbero fatto successivamente i riflettori proprio dei nostri giorni. Caravaggio predilige invece una luce che arriva dall'esterno del dipinto per mostrarci l'interno dei soggetti. Non serviva quindi a indicare la luce e la santità come era stato per i secoli precedenti, piuttosto la luce era fonte di scavo interiore dei personaggi, rendendoli ancora più umani. Giotto e i suoi seguaci creavano infatti nei dipinti una luce proveniente da Gesù, da santi e madonne, testimoniandoci la loro sacralità. Anche l'uso per esempio dell'oro nella pittura bizantina è funzionale all'ottenimento di questo risultato, riuscendo a catturare la poca luce proprio degli spazi chiusi medievali, caricandosi quindi di forti significati simbolici. Inoltre, mostrandoci il fondo oro, si richiamava così il cielo eterno dorato, quello senza tempo e senza nubi, all'opposto del cielo naturale che ci riporta invece alla transitorietà della vita. La pittura di Caravaggio mostra una luce capace di squarciare anche il buio delle chiese, di imporsi all'attenzione del fruitore. Quindi, tornando al dipinto di Manetti, appare impossibile che l'artista avesse aggiunto una torcia nel dipinto non caricandola di significati, quindi non può che essere un'aggiunta posticcia.